Ben ritrovati sul canale, immagino che già sappiate cosa sta per farvi vedere questo video. Indovinate chi non è mai stato a Disneyland, in assoluto in nessun Disneyland del mondo. Proprio questo signore qui. Mettetevi comodi che oggi il biglietto lo offro io. Se vi può essere utile, non fate come noi. Allora, prendete il biglietto da casa, perché noi abbiamo provato a prenderlo online adesso, ma l'SMS deve ancora arrivare dopo 2 ore dalla richiesta, quindi adesso ci tocca fare una fila bella tosta per prendere il biglietto. Ora, oltre alla fila del Metal Detector, la fila per l'ingresso. Ok, abbiamo appena superato il confine. Siamo entrati nel parco divertimenti di Disneyland. Sento già la magia di Walt che ci pervade. Anche qui, come in altri parchi divertimenti, puoi scaricare l'app e puoi vedere quanta gente c'è in coda e quindi organizzarti al meglio. Adesso stiamo andando da Tron. Ne varrà la pena questo, sicuramente, fidatevi. Veramente bello, merita di farlo almeno una volta nella vita, anche se abbiamo perso 1 ora e 50 in coda, però oggi mi sa che sarà una costante. Spero che non sarà monotematico questo video, perché le attrazioni sono tutte piene, però dai, partiamo. Hai capito, Spider-Man, ci piace Toy Story, era proprio in queste zone. Ecco la mia kriptonite! Io non duro 2 minuti qui sopra!毛一共5根，都掉在这一层甲板上。 Finalmente ci sta la colonna sonora di Hans Zimmer commovente. Dopo una lunghissima attesa di una vita, provo i pirati originali. Siete in tempo per tornare indietro.
dopo questo mi sono reso conto che non ho mai fatto un'attrazione al tema dei pirati. A mani basse rimane la migliore che io abbia mai fatto. Più bella ancora di Europa Park, e Gardaland purtroppo è molto lontana. Qui ci sono 3 cinema 3D. Ma di cosa stiamo parlando? È diverso qui perché è molto più espansivo il parco. Probabilmente ci sono meno attrazioni paragonate ad Europa Park, che è stato il mio ultimo parco che ho visitato. C'è molta gente, oggi particolarmente c'è tanta gente. Adesso ci stiamo avviando su un'altra attrazione classica. Io da piccolo l'ho sempre chiamato i gommoni, Jungle Rapids della versione di Gardaland. E qui in realtà non so, Soaring Rapids. Sono curioso adesso come sono state impostate qui le rapide. Ok, si chiamano Roaring Rapids. Bello, voglio farlo anch'io, ma non è la fila per Roaring Rapids, è proprio un percorso d'ostacoli. Cambiamo leggermente il programma, sono troppo curioso. Allora, non abbiamo potuto portarci il telefono sopra, però ve la racconto un po'. È una sorta di ferrata molto più sicura, però super divertente se non l'avete mai fatto. Ci sono 3 percorsi ad ogni angolo, medio, facile, difficile, e aspetta a voi seguire quale canale volete intraprendere. Molto carino. Siamo quasi arrivati, nel frattempo si è fatto buio, c'è gente che ha partorito, sono diventati genitori, c'è chi non è arrivato fino alla fine, però ultimo bambino. Ciao. Hanno quasi tutto il poncio, noi invece abbiamo deciso di non prenderlo. Siamo gli unici senza poncio sul gommone. Stiamo salendo e noi siamo nella parte che scende. Ah, ecco perché si chiamano rapide! Allora, risultato, non ci si bagna come dalle aspettative. Ci sono molte altre attrazioni tipo Gardaland dove la stessa cosa, ti bagni molto di più, quindi positivo. Io comunque sono stato l'unico a bagnarsi, fortunatamente non in punti critici. Vale 2 ore e mezza di coda? No, ma probabilmente nessuna attrazione vale 2 ore e mezza di coda. Guardate il semaforo tematizzato: in alto altezza rinoceronte, altezza volpe e altezza cricetini. Cucinelle, qui è molto bella Zootropolis, però per entrare a vedere lo spettacolo sono altri 150 minuti e non ce la facciamo. L'abbiamo già dato oggi. Siamo riusciti a metterci in coda. L'app diceva che bastavano solo 20 minuti per entrare a vedere lo spettacolo, però si è sparsa la voce e adesso siamo ritornati ai 50.
Forse facciamo in tempo per gli ultimi 2 fuochi. Non lo so, sono confuso, ci sono sia fuochi davanti al castello che davanti all'entrata. Probabilmente è un invito ad uscire visto che ormai sono le 9:30 e siamo nell'ora di chiusura. Eccoci finalmente al giorno seguente. Ieri Topolino ci ha sfiancati, non ce la facevamo più. Era dalle 11 del mattino che eravamo in piedi, maggior parte del tempo fermi e i piedi stavano per esplodere. Quindi ne è valsa veramente la pena. Diciamo che abbiamo pagato il biglietto d'ingresso 90 euro, incluse le commissioni. Il giorno non era particolarmente favorevole, anche se era martedì, era un martedì di agosto, festivo per loro, e lo si capisce anche dai prezzi dei biglietti, perché il prezzo dei biglietti è variabile. Noi abbiamo pagato 720 yuan, ma tra 2 settimane quasi costa la metà. Paragonato ad un Disneyland molto più vicino all'Italia, che è quello di Parigi, abbiamo simulato il prezzo proprio in questo periodo, costa 120 euro, quindi 90 euro è comunque un buon prezzo. Siamo riusciti a fare le attrazioni principali, quelle che ritenevamo più opportune provare, che era quella di Tron, Zootropolis, i Pirati dei Caraibi. Abbiamo fatto tanta coda, forse i Pirati dei Caraibi un po' meno, perché magari come attrazione più storica ha meno appeal in questo momento, però devo dire che in generale ci stava, lo rifarei con questa esperienza, magari con meno caldo che aiuta. È stato un peccato non vedere lo spettacolo finale di Topolino o comunque quello del castello, però ho voluto dare priorità a Zootropolis in quanto più unico, visto che comunque gli spettacoli finali dovrebbero somigliarsi da parco in parco. Spero vi sia piaciuta la gita a Topolino, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao! E ci ha regalato una birra a testa. Se questo non è il miracolo di San Gennaro. Buonanotte! E tutti quanti ci guardano strano. Wow, dobbiamo ancora entrare, pensate un po'.